Borse in similpelle e tessuto dalla mia collezione di borse, e dico similpelle per non confonderci, ma benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, soprattutto dopo un bel po' che non ci vediamo e finalmente insomma siamo tornati un po' a una semi-normalità, o meglio ci stiamo riavvicinando. Io sono Ornella Uzzino, se non mi conosci, produco borse per altri, per hobby e un po' per passione racconto tutto quello che esiste dietro al mondo delle borse originali, le produzioni legali, e lo faccio per combattere l'idea che la contraffazione sia l'unica alternativa ai prodotti originali. In questo video andiamo ad esplorare, come quarta puntata di questa, come dire, questo ripercorrere la vita del mio canale, quindi le borse che ho comprato, recensito, usato, test utilizzato e tutto il resto, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Eccoci qui, come ti avevo promesso cominceremo a farci una bella carrellata. Sarà un video un po' lunghetto, lo sai che quelli che ripercorro, normalmente già faccio video lunghi perché poi ti racconto un po' di cose, c'è tanto da raccontare, perché anche se ci siamo fatti insomma 2 mesi di quarantena quasi a casa chiusi, io sono stata rigidissima, sono uscita poche volte, ovviamente rispettiamo tutti quanti le regole nella speranza che questo brutto momento anche di sacrificio, che porterà dei brutti momenti anche in altre situazioni, ma ne parleremo in altri video, insomma usciamo un pochino da questo momento brutto. E ovviamente sai, questo è un video un po' leggero, nel senso che parliamo di cose che sembrano futili, ma non dimenticare che dietro le borse che compri c'è un mondo fatto di produzioni, un mondo fatto di negozi, un mondo fatto di commessi, un mondo fatto di operai, un mondo fatto di idee, designer, sogni, e quindi è importante, fondamentale ricordare di comprare sempre borse originali. In questo caso, ti dicevo, voglio ripercorrere un po' le tappe del mio canale. Partiamo da così un po' in ordine sparso, e poi magari alla fine di questo video ti posso dire, te ne accorgerai un pochino di più, che ci sono delle borse che un po' più mi hanno rubato il cuore e delle altre un po' meno. Come sai, io amo i brand non solo made in Italy, ma che hanno anche aziende radicate sul territorio italiano o comunque campano ancora di più. In questo caso ti vado a far vedere una borsa che ho comprato davvero tanto tempo fa, è di un brand di una grandissima azienda nata in Campania, che è Carpisa, che è conosciuta in tutto il mondo e ha fatto un'evoluzione nel corso degli anni grandiosa. Poiché questa è una recensione insomma di qualche annetto fa, ero alle prime armi, diciamo, e c'avevo questo trucco parrucco, al di là di tutto, diciamo, rimango sempre iper goffa e imbranata, diciamo, lo sai benissimo, se mi segui e se non mi segui vedrai quanto ho i problemi proprio, diciamo, nel muovermi di tutto il resto. Però diciamo che nell'epoca preistorica del mio canale c'avevo, come dire, un approccio anche molto poco dinamico per quello che era la telecamera. Però per questo, poiché non voglio che tu ti allontani da questo video, ti voglio regalare un piccolo spezzone, e quindi ti lascio un piccolo frammento di cos'ero io 3 anni fa, perché parliamo più o meno del 2017, erano proprio gli albori del canale. Guarda qui. Ciao amica, bentornata alla Best Bags Review. In questa puntata, in cui ti spiego come è fatta una borsa e accompagnarti all'acquisto della tua borsa professionale o insomma borsa che preferisci, parliamo di Carpisa. Spero che questo viaggio nel passato ti sia servito. A me mette sempre un'angoscia e un'ansia, perché poi in questo periodo dove ho fatto meno video, molte persone di buon cuore si sono andate a guardare i video vecchi, e li ringrazio, mi hanno fatto anche complimenti, il che, come dire, mi mette ancora di più in una posizione di
essere in debito con voi che avete pazienza, combattete con me con la lotta, insomma, a raccontare il Made in Italy, a opporvi alla contraffazione, e per di più vi dovete subire i video miei che non sono per niente, insomma, come dire, super come fanno tutte le mega youtuber, quindi insomma grazie mille. Dicevamo Carpisa è questa grandissima azienda. Comprai questa borsa con l'idea, dico ad allora, perché comprai The Bridge, P Quadro e appunto Carpisa, perché la mia idea era quella di cominciare a raccontare proprio cosa c'era dietro questi grandi brand, anche se insomma poi nel tempo ho capito che magari avevo una comunicazione non proprio perfetta, dovevo approfondire degli aspetti, grazie anche ai commenti che mi avete fatto, insomma, qui su Instagram, su insomma tutti i social network in cui ci incrociamo. Carpisa è un brand che scelsi perché ovviamente ha una base di prezzo, allora la pagai circa 60 euro la borsa, ha un prezzo molto accessibile per quelli che ovviamente hanno la disponibilità di comprare prodotti sotto i 100 euro. In questo momento storico io dico, non sottovalutate anche i brand che vengono fatti all'estero, perché Carpisa ha tantissimi negozi in tutta Italia e nel mondo, e soprattutto in Italia. E questo che cosa succede? Che adesso che riapriranno i negozi sarà importante andare ad acquistare nei negozi fisici, sempre contingentati con tutte le norme che ci saranno, perché questo dà lavoro a tante commesse, a tanti responsabili magazzino, riattiva tutto un settore. Questo non lo teniamo, insomma, teniamolo sempre bene in mente, le borse sono solo la punta dell'iceberg, poi c'è un mondo dietro. Carpisa, scelsi questa borsa perché mi piaceva l'idea che fosse una borsa da lavoro, portabile, e i dettagli che erano, insomma, quelli là della tintura, che faceva un po', non si può dire su YouTube, però non è ecco, cioè è da prodotto made in Cina ovviamente, però col tempo quello che posso rilevare dopo quasi 3 anni, non avendola usata tantissimo, perché come ho detto più volte, probabilmente sceglierei un colore più scuro e questo mi aiuterebbe, una, ad indossarla più spesso, e perché si vedono meno i dettagli sbagliati, 2, è molto più affine ai miei gusti, magari si mimetizza un po' di più, però è una borsa molto funzionale, è grande, è portabile, un po' pesante rispetto ad altre borse, un po' pesante perché purtroppo è particolarmente irrigidita, è particolarmente, insomma, pesante, perché ha molte infustiture e tutto il resto, però come ottima opzione da lavoro, per dire, se mettere le carte dentro o comunque per giornate lavorative, è una borsa che si mantiene benissimo e mantiene soprattutto pure lo sporco da questo punto di vista. È un modello secondo me tranquillamente abbordabile, proprio perché ha bisogno di portare il computer, tutte le carte, insomma, per gli uffici e tutto il resto. Quindi a posteriori ripeto che è un brand che promuovo dal punto di vista di concetto di azienda, per come si è sviluppata, per le azioni che compie anche sul territorio. Sceglierei colori, cioè è un brand che se devo ricomprare ricompro, ma con colori scuri, colori chiari lascio un po' da parte. Qualcuno mi ha opinato che negli ultimi anni la pelle è, insomma, la qualità del prodotto non è eccellente come un tempo, insomma, bisogna capire pure quanto, non esiste una regola fissa, perché bisogna capire quanto uno i prodotti li usa, e poi bisogna mettere in conto che le borse sono prodotti deteriorabili, e quindi, ragazze care, se le usate tanto si deteriorano tanto, e poi è ovvio che la qualità della materia prima influisce anche sul prezzo, quindi una borsa di 60 euro sicuramente non avrà una pelle pregiatissima, ancora di più però queste qua che sono stampate, quindi che hanno una sorta di l'esaurimento post covid, post quarantena praticamente, hanno questa patina, aiuta a mantenere anche la borsa sostanzialmente intatta. Ma passiamo ad un'altra borsa. Prima di passare a un'altra borsa voglio aprire pure una piccola parentesi, da, come dire, che in questo periodo
poi andiamo un po' veloci sulle borse. Ci sono state tante polemiche anche online dal punto di vista nord-sud e tutta questa insomma cosa. Sono partita proprio con un brand del sud che poi vende in tutta Italia e dà lavoro a tutta Italia. Dico la mia, da piccola artigiana meridionale, non inferiore ovviamente come qualcuno diciamo ha associato pure meridionali, che secondo me queste cose servono molto ai politici per fare politica, questa divisione, quindi noi sbagliamo a cavalcare l'onda emotiva di certi spottoni che fanno nord, sud e tutto il resto, perché fondamentalmente io nel mio piccolo ho la possibilità di parlare con persone di tutta Italia, mettiamola così, poi al di là del mondo, ma parliamo di Italia, e non ho mai avuto discriminazioni dal punto di vista sociale perché io fossi meridionale e quindi che il mio canale fosse il canale di una meridionale. Quindi lasciamo queste polemiche all'esterno, perché molte mi avete scritto pure su Instagram, insomma hai letto qui, hai letto lì. Pensate che quella persona insomma che ha detto sta cosa deve vendere i suoi giornali e quindi è l'unico modo poiché non è che ha questi grandi insomma contenuti, l'alternativa quando ti mancano i contenuti è fare caos, quindi questo. Quindi se i giornalisti poi utilizzano questo per fare audience, sta a noi scegliere se comprare o meno un giornale. Ricordatevi che il portafoglio, e in questo caso le impression, le condivisioni o che sia, è lo strumento più democratico che esiste. Più possiamo gestire i nostri soldi e non dare soldi a queste persone, più abbiamo potere nei loro confronti. Chiusa parentesi, torniamo alle borse, che è sempre importante. Voglio raccontare, in questo caso andando un po' più avanti con il tempo, parliamo dell'estate scorsa, di una borsa che è Crumpler. Crumpler è un brand australiano che ho acquistato quando sono stata da mio fratello. Ovviamente ti invito ad approfondire tutti quelli che sono i dettagli e le storie sul mio blog e ti lascio tutti i link qui sotto, li troverai i link degli articoli che sono stati scritti. Per quanto riguarda questo brand, ti ripeto, è un brand senza infamia e senza lode, è una bella borsa, forse una sacca, volevo utilizzarla per andare in palestra, ma non vorrei dire, ma probabilmente porto sfiga, perché ogni volta che voglio andare in palestra succede un ecatombe, quindi promesso che rimango chiatta e cerco di allenarmi in casa. Ci ho provato pure, ma ragazzi, con magre insomma risultati. Vabbè, comunque insomma, per non portare sfiga e per fare in modo che il mondo possa andare in palestra ed uscire, vi prometto che quando prendo iniziativa di fare qualcosa fuori dai miei canoni mi rivolgerò insomma agli dei e chiederò se c'è la possibilità che non si trasformi questa in una punizione divina per tutti quanti. Insomma, questa è la borsa che può essere lavata. La cosa che, ripeto, non mi piace tantissimo è la questione della tracolla che non può essere removibile. È una borsa che non ricomprerei così com'è, però è un ottimo compromesso per chi ad esempio vuole una borsa di tessuto capiente, ecco, per andare in palestra, sceglie per scelta etica di non avere prodotti di natura animale, per dire, quindi è un ottimo compromesso. Una cosa che ti voglio dire è che questa lavandola tende a perdere colore, quindi visto che è una borsa di tessuto tende a mantenere lo sporco, cerchiamo di non lavarla spessissimo, comunque di proteggerla sempre con dei sacchetti o delle cose, come ti ho fatto vedere anche come ho insomma lavato, come ho pulito la borsa delle Fil del Floor che c'è nel video appunto delle recensioni che ho fatto dell'altra puntata. Quindi attenzione a come ci facciamo manutenzione a questa borsa. Passiamo al prossimo brand. Ritorniamo nuovamente in Campania, a Napoli, siamo nei vicoletti. Quando ho scoperto questa borsa ho scoperto un mondo tutto colorato, fatto di tessuti, già ecosostenibile, perché loro riutilizzano tutto quello che è lo scarto degli scarti di tessuto delle aziende che fanno insomma lavorazioni di tessuti, tende o altre cose, e le riutilizzano poi per creare delle borse molto colorate, molto particolari, una comunicazione figa. Io ti invito ad andare a guardare proprio questo brand che è Le Zirre, una storia particolarissima che ti invito ad andare a leggere, e questa è la borsa che ai tempi scelsi.
Una borsa pagata 70 euro, quindi non un prezzo bassissimo per un prodotto. L'obiezione che mi fanno sempre è una borsa di tessuto, costa tutti questi soldi. Ragazzi, comunque Made in Italy, comunque ha uno studio alle spalle, comunque ha delle persone che ci lavorano, un'idea, un sito, un e-commerce e tutto il resto. Era il 2018 quando ho pubblicato questa recensione e la borsa è in pratica questa, è una sacca comodissima che ha una chiusura magnetica, quindi è aperta ma con una chiusura magnetica, è molto estiva, quindi è molto riutilizzabile ad esempio in questo periodo, ed è di questo tipo qua. Bel colore, mantiene tanto. Ovviamente è una sacca senza infamia e senza lode, però utilissima in estate, perché ovviamente per evitare ad esempio con le borse di PVC e tutto il resto, giromanico, toppini o cose danno fastidio. Questo, essendo un tessuto, tende a non dare fastidio e a rendere pure meno fastidioso il fatto che è così grande, quindi comoda e utilizzabile tranquillamente d'estate, quindi stra ripromossa. Poi per di più si piega, quindi non dà fastidio nell'armadio, è lavabile quante volte volete voi perché non perde assolutamente il colore, e poi c'è una sacchettina, insomma, così. Faccio vedere giusto per farti vedere un pochino con che fu accompagnata e quanto amo io poi tutto quello che accompagna il prodotto. E se leggi 5 buoni motivi per scegliere una Zirra, li lascio ancora, cioè credo che siano ancora validi. Ecosostenibile, utilizziamo tessuti provenienti da surplus dell'industria tessile, minore impatto ambientale, lusso accessibile sempre, Made in Italy, dalla progettazione alla realizzazione. Siamo 100% napoletane, le borse, che poi loro sono 2 fratelli. Modaiola, siamo stilose e di tendenza e a volte in edizione limitata, fatte a mano da abili artigiani napoletani e garantita nel tempo. Io mi auguro sempre, come dissi ad allora, continuo a dire, di poterli andare a visitare e raccontarvi anche qual è la parte produttiva di questi brand, quindi strapromossa. Passiamo ad un altro brand. Parliamo di questa borsa simil pelle, che è un modello copiato da un modello iconico di Prada Galleria, e parliamo di Mia Bag, che magicamente comparirà fra poco qui. Questo modello qui è proprio ripreso, insomma, da Prada Galleria. Se vai a vederti il modello iconico di Prada, troverai che è fatto con queste 2 tasche, la tramezza centrale e tutto il resto. Questa borsa resta sempre una bella borsa, molto utilizzabile, pesantissima, deve essere proprio una delle borse più pesanti che ho praticamente. Tutto sommato, insomma, è una bella borsa. Mia Bag negli anni adesso ha perso un po' di valore dal punto di vista, cioè non lo chiamerei proprio valore, però ha perso un po' l'effetto che aveva ai primi tempi. Si è molto reinventata con queste borse personalizzate e tutto il resto, ha varie evoluzioni, ovviamente ha una bella storia, pure un bel concetto proprio di brand alle spalle che ti invito ad andare a leggere. È un prodotto che ricomprerei cioè nel senso che magari scegliere qualche borsa un po' più leggera. Tendono a riprendere tutti questi modelli trapuntati, fanno molto hanno lanciato questa questione delle lettere per insomma le iniziali, sono stati all'avanguardia per tanti filoni. Un prodotto medio buono, insomma un bel Made in Italy dal punto di vista anche dell'azienda, che possiamo rivalorizzare. Fa parte di quei brand che investono molto in comunicazione, ovviamente molto di meno in prodotto, un po' come altri brand hanno fatto reinventando modelli iconici. Passiamo al prossimo brand. Ovviamente tu dimmi se ci sono delle borse che hai usato, hai delle borse simili alle mie, hai delle, come dire, delle informazioni in più che io non ho, mi sono persa dei pezzi. Insomma, passiamo al prossimo brand, e questa volta parliamo di un brand che ho recensito più recentemente e compare fra poco su questo banchetto. Una borsa. Parlavamo di brand che investono tantissimo in comunicazione e molto meno in prodotto, il che non significa che è qualità scadente, ma hanno una nicchia ben precisa, hanno un cliente che magari ha delle richieste, insomma, più di
tecniche o comunque che preferisce comprare borse originali, nel caso ad esempio di Mia Bag, che riprendono dei modelli iconici e sono così intelligenti da comprare un brand originale, quindi che vende attraverso la filiera legale, piuttosto che un brand contraffatto che vende attraverso filiere illegali e sfrutta sicuramente la manodopera. Una borsa è un altro progetto fighissimo, sono dei ragazzi di Ivrea che hanno avuto quest'idea di creare queste borse che sono personalizzabili. A me non fanno impazzire, ma perché probabilmente, come ho detto nel test di utilizzo, questo è un tipo di borsa non adatto alla mia età, non adatto agli utilizzi che ne faccio, è una borsa un po' più smart, un po' più da ragazzina, e quindi se avete magari delle figlie della mia età o tutto il resto è un ottimo prodotto anche da utilizzare per andare in giro magari con la merendina o portare delle cose insomma leggere, perché comunque questo cordoncino è fastidioso se lo mettiamo e facciamo pesare troppo, tende a staccarsi questo, insomma non è sicuramente una borsa che si presta a molti utilizzi, soprattutto all'utilizzo camionista mio. È una borsa che ripromuovo per il concetto, non mi piace per tante altre cose, quindi non ricomprerei semplicemente. Ovviamente noi in questo momento storico, e lo dico proprio con cognizione di causa perché è importante sostenere progetti come questo, perché sono il nostro futuro. Fra un anno, 2 anni noi ci ritroveremo in un mercato completamente nuovo, ed è importante che persone come gli ideatori di una borsa e di tanti brand made in Italy siano sostenuti, e li sostieni tu con i tuoi acquisti, quindi è fondamentale. Io continuerò a comprare e a regalare a chi è in target con questo brand di questo, cioè borse di questo tipo. Ovviamente per me non sono adatte, quindi è giusto che io non le compri e non gli faccio, fra virgolette, neanche un grande favore se le indosso, visto che non sono in target in questo senso. Passiamo ad un'altra borsa e pensiamo a paesi un po' più lontani, un concetto di ecosostenibile, di storia, di tante cose belle. Questo progetto si chiama Amarla Handmade. Ho conosciuto Chiara in Australia, un'amica di mio fratello. Chiara è una ragazza in gambissima, adesso ha 3 figli, vive in Australia da penso 20 anni, 16 anni, 20 anni insomma, ed è la sorellastra di mio fratello lì, è una parte della nostra famiglia. Chiara ha cominciato a creare insieme a delle amiche queste borse comprando all'estero, comprando quindi da donne indigene che producono queste borse fantastiche che io trovo utilissime. Ne ho riacquistate anche un'altra adesso che sono state in estate da mio fratello e spero di riacquistarne sempre di più, e te le faccio vedere fra 2, 3, via. Ta-dan! Il primo modello di borsa che acquistai è questo qui, e a livello di concetto, proprio di colori e tutto il resto, questo è uno dei miei preferiti rispetto a questo. Ho scelto 2 modelli, sembrano simili perché comunque sono a secchio. Questo è molto più piccolo, molto più portabile pure d'estate e tutto il resto. Non l'ho ancora lavata, però vedi che nonostante l'abbia usata, perché questa è una borsa che soprattutto fino a ottobre-novembre ho utilizzato pure per spostamenti brevi, tipo dove andare a fare la spesa o prendere le cose, l'ho usata tantissimo perché è molto comoda. Poi il fatto che si pieghi e quando non la riempi tanto la puoi mettere sotto le giacche, sotto i cappotti, è una cosa fighissima. Questa qui invece ha un concetto più fatto a sacca, un po' più grande, può essere utilizzato anche per andare in spiaggia, sperando che si possa andare senza il plexiglass, e insomma, anche perché voglio dirvi, non per riportare il discorso al fatto che porto sfiga, quest'anno avevo deciso di prendere degli integratori per abbronzarmi di più, perché io ci metto 82 anni per abbronzarmi un po', colorarmi, abbronzarmi un parolone, e non vorrei che questo fatto che non ci fanno andare a mare è legato al fatto che io stia prendendo gli integratori. Io ve lo dico, poi volete dare colpa al resto, diciamo sono io che porto sfiga. Detto questo, allora, questa è una borsa che può essere usata più per andare al lavoro, per andare in spiaggia, ha dei colori molto più versatili per il tipo di abbigliamento che utilizzo io, quindi io sono borse che amo, quindi Amarla, Chiara, ragazze,
sempre insomma, scegliete le borse con la cognizione, scoprendo che cosa c'è dietro, che progetti state finanziando, perché le borse sono questi, sono progetti che voi state finanziando con i vostri soldi. Andiamo avanti, altra borsa, brand made in Italy. Ho scoperto questa ragazza che è appunto Valentina Giorgi per caso, ed è una borsa di cui mi chiedete spesso, perché c'è questa questione dei brillantini che interessa tantissimo. Allora, devo dire due cose: una è sugli accessori, ad esempio, a differenza di altri accessori, come potete vedere, questi qua si sono ossidati di più. Problema delle catene quando la galvanica non è così eccellente, purtroppo questo. Infatti poi la catena differisce moltissimo dalla lampo, che ha tenuto molto di più. Questo è un peccato, però consiglio sempre poi a chi mi chiede ma come posso fare di non toccare gli accessori, perché se andiamo a cercare di pulirli, qua esce il nero, cioè esce proprio la materia prima nuda, e quindi conviene lasciarli così e fare in modo che faccia il suo decorso. Si sono anche un po' opacizzati, quindi vabbè, tutto sommato questa è una borsa che rimane sempre figa, è un evergreen. Per la questione dei brillantini continuo a perdere, ma io credo che sia un fatto fisiologico, perché comunque come puoi vedere è un fatto fisiologico, perché noi, cioè se io faccio così, la borsa tende a perderli, perché ovviamente queste sono applicazioni che vengono fatte, però voglio dire, nel complesso non è una cosa così drammatica. Io, cioè, voglio dire, non mai, anche vestendomi di nero, poi insomma fai un po' così, come faccio così, ti si muove tutto e andiamo via i glitter. A me piace molto sta borsa, e piace soprattutto Valentina per tutto il lavorone che fa. Ha fatto delle borse nuove. Io questa borsa l'ho comprata nel 2018, l'ho pagata 145 euro, una borsa in similpelle, e per il resto mantiene veramente bene. L'ho usata tanto perché è una borsa che riesce ad utilizzare tanto, anche per lavoro ci entra l'agenda, portafoglio grande, portatrucco, davvero tante cose, e mantiene ancora bene. I piedini, vabbè, insomma, un pochino come è successo con le catene, un po' si sono schiariti, però ci sta, ragazzi, cioè facciamocene una ragione, le borse sono sono deteriorabili così. Ovviamente gli accessori, quando non sono di un costo esagerato, tendono a rovinarsi molto più velocemente con l'ossidazione, con l'aria e tutto il resto. Passiamo ad un altro brand, e questa volta parliamo di un brand fatto in Cina, però che ha tutta una serie di certificazioni, PETA, ha vinto diversi premi, è ritenuta un ottimo brand dal punto di vista vegan, e dice che in Cina ci tiene molto a dire che segue le produzioni in Cina, proprio perché può sembrare in controtendenza il fatto che un brand si faccia produrre in Cina e gli venga conferito la questione di vegano o i premi PETA e tutto il resto, ed è Melia Bianco. Te la faccio vedere tra un attimo. Dicevo, questo brand è Melia Bianco. Melia Bianco è un brand studiato in maniera molto intelligente dal punto di vista del prodotto. Ovviamente è un plasticone, ragazzi, poi lo vogliamo chiamare similpelle, PVC e tutto, è un plasticone, quindi comunque è poco ecosostenibile, però rispetto a tanti altri prodotti in similpelle questo è molto più leggero, il che lo rende praticamente un ottimo prodotto per noi che siamo sempre al lavoro, andiamo sempre di corsa, facciamo sempre mille cose, e ha queste tasche utilissime esterne, una tasca centrale interna, la tracolla, ma ti invito ad andare a guardare la recensione dopo che hai visto questo video. Quindi è una borsa da lavoro utilissima per chi ha scelte etiche diverse. Ovviamente questo è un ottimo prodotto, ti invito ad andarti a guardare, fanno molto spesso degli sconti. Io pagai anche la dogana perché ovviamente viene dall'estero, e quindi c'è insomma una piccola accezione di dogana, quindi fate attenzione quando riempite il carrello a guardare un pochino la dogana quant'è. Borsa ripromossa, è uno dei brand similpelle che preferisco di più, ma ti ripeto, per un motivo specifico, che è quello della leggerezza, cosa mai scontata per i prodotti di similpelle. Passiamo ad un altro brand, in questo caso parliamo di un'azienda italiana ed è Café Noir. Questa borsa qui
l'ho comprata perché volevo recensire questo brand che conosco molto di più dal punto di vista delle scarpe. Ti voglio lasciare un pezzettino della recensione che ho fatto allora e poi ritorniamo e ne parliamo. Spesso parlo di borse contraffatte, di come combatterle, e le persone obiettano sempre che magari la borsa contraffatta può regalare al look, anche se qualcosa di fake, un po' di stile e non costare troppo. Bene, questa borsa l'ho pagata a 95 euro, e quindi un prezzo probabilmente anche più economico di quello che è una borsa di plastica pezzotta che puoi trovare su una bancarella qualunque. Café Noir è un bellissimo brand. Questa borsa l'ho strautilizzata. Per pulirla ho utilizzato un po' di acqua, sgrassatore all'interno dell'acqua, ho strizzato bene bene lo straccio, ho pulito la borsa, l'ho lasciata asciugare, un po' di spray disinfettante dentro, bello, e tutto il resto. Questa borsa, se ricordi bene, aveva una doppia lampo, doppi manici, quindi che puoi utilizzarla in due versioni, a mano, a spalla. È una grande borsa, anche intesa proprio come capiente, strautilizzata. Si vede pure che nonostante la pulizia ha lasciato i suoi segni che non vanno via. Questo tipo di similpelle, oltretutto, e per come è lavorato, è molto leggero, e questa cosa insomma aumenta ancora di più il valore del prodotto. Gli accessori hanno mantenuto tutto sommato, insomma, nonostante gli utilizzi. Io ci ho messo le carte dentro, ma la puoi tenere anche piegata, non riprende tranquillamente la sua forma. Tendi a tenere sempre le borse comunque nella posizione che vuoi per evitare che poi si deformino o tutto il resto, quindi stra promossa. Prima di chiudere questo video, ovviamente ti invito a dirmi cosa ne pensi, che borse hai usato, che borse hai anche tu, perché insomma molte mi suggerite. Voglio chiudere con un brand che io amo perché le ho comprate in Australia, amo perché l'idea, il concetto alla base del brand, che riprende molto vecchio stile braccialini, è molto figo, fanno delle cose bellissime, hanno un sito spettacolare da ogni punto di vista, e poi sono borse che io ho stramato. Questa continuo a dire che è troppo utile, perché quando ce l'hai a tracollo, ragazzi, tracollo, che non si può tradurre, non c'è neanche il professorino che tracollo, è proprio da tracollo mentale. Questa borsa, insomma, se la tieni a tracolla si chiude da sola, e poi c'è l'altra che è un po' più capiente, se ricordi, ed è stupenda. Cioè sono due borse che mi fanno impazzire, e so che fanno impazzire altri. Mi spiace di averle scoperte in ritardo, perché molti mi hanno scritto ma io già sapevo, Io purtroppo arrivo sempre un po' in ritardo, sono un po' lentina da questo punto di vista. Queste sono due borse, quindi è un brand che amo tanto, è made in Cina, è un tipo di similpelle molto più lavorato, molto più dettagliato, hanno dei prezzi comunque non bassissimi, e quindi non so adesso come funziona anche la spedizione, per la questione che siamo usciti dalla Brexit, cioè che l'Inghilterra è uscita dalla Brexit, insomma è uscita dall'Unione Europea, quindi non so se ci sono dazi, dogane o cose da pagare, penso ancora di no. Questo fatemelo sapere se state continuando ad acquistare. Ci sono comunque dei negozi in Italia che rivendono questo tipo di brand, quindi molto facile anche da ritrovare. Prima di lasciarti, voglio, ovviamente, sperando di ritornare sempre più costantemente a pubblicare video, ti invito a continuare a suggerirmi anche domande, oltre che brand, perché ho tantissimi brand da comprare e sicuramente mi rimetterò in moto per questo. Mi sembra comunque giusto ripercorrere le fasi del canale, perché per me è fondamentale, quindi ti invito a scrivermi anche se vuoi testare una borsa così, se ti piacerebbe che la regalassi a non lo so. Mi ha scritto qualcuno che purtroppo il periodo è quello che è, c'è difficoltà anche a reperire come dire, le risorse per poter comprare borse, magari testarla, usarla qualche giorno, poi me la ridai. Sono qui anche per questo. Condividiamo, cerchiamo di rimanere su, cerchiamo di non abbatterci, di portare avanti un po' il sorriso, quello che sia, anche se con tutto l'amore possibile ho difficoltà anche io adesso a sorridere, a essere molto leggera, e te ne sei accorta che magari sono anche, come dire, più
meno empatica, perché faccio anche difficoltà io a tornare ad una certa normalità. Ci dobbiamo provare, ci dobbiamo riuscire, ci riusciremo sicuramente, siamo un popolo forte, siamo abituati a risalire dalla cenere e ce la faremo anche stavolta. Io spero di averti fatto un po' compagnia, metti un like, mi piace, iscriviti, condividi, dammi una mano, abbracciamoci, baciamoci, adesso virtualmente, poi lo faremo da vicino, promesso, promesso, promesso. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.